Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale. Oggi appunto ci dedichiamo alla realizzazione di questo cardigan Granny Bonton, oppure io lo chiamerei cardigan Bonton Granny. Perché Bonton? Perché innanzitutto noi sappiamo che Granny è multicolor. Io invece ho voluto cercare di realizzare un cardigan un pochino più sobrio per certi versi, quindi ho utilizzato per un colore base con cui ho realizzato il pannello retro, le maniche, scusate, le maniche e le rifiniture principali, nonché la maglia elastica al fondo. E poi ho utilizzato dei colori abbastanza delicati per poter fare le nostre piastrelle. Per fare questo lavoro, innanzitutto vi farò vedere dei pezzi di lavorazione, vi spiegherò poi come ho fatto le maniche, come ho applicato, ho assemblato i vari pezzi. Procediamo con ordine. Sappiamo che il granny è costituito da un multiplo di 4 maglie, quindi la prima cosa da fare è andare a realizzare il pannello retro. Io vi farò una piccola campionatura. Come faccio a stabilire la grandezza? Basta semplicemente prendere le misure di anche di un maglione che ci sta bene, oppure non lo so, le spalle, prendere la misura delle spalle e realizzare il nostro pannello. La lunghezza è un pochino più diciamo relativa alla propria corporatura oppure al proprio gusto. Ciò non toglie che possiamo realizzare una vera e propria giacca con questo, oppure un maglioncino più corto con un elastico molto più importante, quindi sta un po' al gusto personale. La lunghezza, invece la larghezza, mi raccomando, o vi basate sulla vostra metà circonferenza, oppure e vi conviene farlo, perché poi vediamo, come abbiamo visto avanti, io l'ho lasciato leggermente aperto, quindi mezza circonferenza, e creare il nostro pannello. L'elastico verrà realizzato in un secondo momento. Quindi ricordiamoci che il multiplo del granny è 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Io parto con un campioncino proprio piccolino, giusto per farvi vedere come ho fatto. Allora, mi sono alzata con una catenella, sono rientrata nella 16ª maglia bassa, mi sono alzata di una e ho fatto altre 3 maglie successive, altre, scusate, 2 maglie consecutive, poi catenella 1 2, nella seconda vado a ripetere 3 maglie alte, 2 3. Io quello che vi consiglio quando voi andate a prendere anche la misura del pannello è di realizzare uno salto, e poi vado qui, di realizzare eh, qualche catenella in più, tanto poi alla fine o la nascondiamo oppure la tagliamo. Nel momento in cui c'è qualche punto di catenella in più, una volta tagliata non succede nulla, sparisce, cioè comunque si richiude la lavorazione, quindi abbiamo un po' più di respiro per il nostro lavoro. Ho saltato di nuovo 1 2 e 3, eccoci qua. Questo è l'avvio appunto del pannello posteriore, semplicemente 3 maglie alte suddivise, diciamo separate da una catenella, quindi con uno spazietto sotto. Come faccio? Nel momento in cui sono arrivata a questo punto e ho la casellina piena, mi alzo con 3 catenelle, 1
2 e 3, giro il mio lavoro, aggiungo una catenella e vado direttamente nello spazio di una catenella per fare il punto granny, quindi le 3 maglie alte, 2, 3, catenella, salto il gruppo di 3 maglie, vado di nuovo e faccio le mie 3. Vedete che sta avvenendo la nostra scacchiera, la classica lavorazione granny. Ok, allora qui e ancora una e mi fermo. Facciamo solo l'ultimo giro perché voglio farvi vedere come io poi alla fine ho montato l'elastico. Un attimo che sto facendo fatica, eccoci qua. Ok, vedete? Allora io da questo lato adesso faccio un altro giro perché vi faccio vedere come ho fatto le maniche. Le maniche sono un pochino a palloncino perché io sono andata a realizzare delle diminuzioni, non so se si riesce a vedere, delle diminuzioni, ok? Ho ripreso tutti i punti, 1 2 3. Potete anche saltare quello della ho ripreso i punti saltando appunto la catenella qui tra un gruppetto di maglie alte e l'altro, proprio per dare questo tipo di manica, forma di manica a palloncino. Saliamo ancora di 3, lo facciamo perché al secondo giro, come avete notato, finiamo con una casella vuota, quindi 3. Poi se non vi bastasse, durante la lavorazione della maglia elastica, che si forma con una, diciamo con le maglie alte prese una volta davanti e una volta dietro, potete andare a diminuire ancora per un tot di maglie. Io ho saltato 5, diciamo, ho lavorato 5 maglie elastiche e la sesta l'ho diminuita. Perché 5? Perché poi mi ritrovo con la sesta con la costa in avanti e poi per me è molto più semplice. Allora, siamo arrivati a questo punto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a realizzare che cosa? Un attimo solo che qui ho dimenticato di fare l'ultima casella, mi sono fatta prendere dal chiacchiericcio, un attimo che sfilo perché è l'ultimo pezzo di filato che mi è avanzato. Allora riempio anche questa casellina, 1 2, la terza maglia alta fatela nel gancetto della terza catenella in modo da fermare la lavorazione. Ok, perfetto. Adesso abbiamo questo micro campioncino, mi innalzo con 3 catenelle, 2 3, giro il mio lavoro, rientro qui e faccio la mia maglia. Allora questo giro, allora noi possiamo utilizzare un giro per prepararci al punto elastico. Io ho fatto così. Nel secondo passaggio poi mi sono dedicata alla maglia elastica. Allora qui sta un po' a voi la scelta. Io ho preferito fare in questo modo perché mi è più congeniale la lavorazione, perché già questo giro mi tende a stringere un pochetto. L'ho fatto anche al fondo però non ho applicato ulteriori diminuzioni perché non volevo l'effetto a palloncino ma soltanto sulle maniche. Ok, allora siamo arrivati addirittura d'arrivo qui, 2 e 3 e ci siamo. Adesso dobbiamo iniziare a lavorare la nostra maglia elastica. Ok, adesso vi faccio vedere come ho fatto io.
salgo con 3 catenelle. Allora inizio con una dietro, una, 2 avanti, la seconda in avanti. Per fare l'elastico dietro si prende tutto il bastoncino da dietro, vedete, tutta la sticciola della maglia alta. 2, no scusate, sono alla 3, 4 e 5. Come vi dicevo, per le diminuzioni ho preferito utilizzare un multiplo di 5, partendo però con l'1 dietro, perché adesso per applicare la diminuzione prendo 2 maglie avanti. Questa è la prima, la seconda, le chiudo a metà e ne metto sull'asola e chiudo insieme. In questo modo io ho realizzato una diminuzione e riprendo dietro. Qui non ce ne saranno abbastanza per fare la diminuzione, però il concetto è questo, per farne ulteriori, perché il campioncino è molto piccolo. Allora, per quanto riguarda l'elastico, sta un po' proprio al proprio gusto. Eccolo qua, questo è il campioncino di lavorazione della parte retro. Voi andate su fino in fondo. Io qui oltretutto vi ho fatto la campionatura della manica, cioè la manica cosa succede? Che sarà chiusa in questo modo. È un pochino un po' da studiare e analizzare, perché come tutorial, essendo composto da più pezzi, mi diventa difficile spiegarvi facendo più campioni. Allora, questo qui appunto è ciò che noi vogliamo ottenere sulla nostra manica. Poi con il passare del giro, non applicando più diminuzioni, vi faccio vedere che diventa a palloncino. Allora, una volta fatto il nostro pannellone retro, cosa devo fare? Devo innanzitutto dividere per 2 il nostro pezzo, perché io voglio fare un maglioncino aperto e devo andarmi a realizzare con le mattonelle Granny i due pannelli davanti, ok, dritti. Il mio pannello è composto da 1 2 3 4 5 file di piastrelle. Allora, le piastrelle, in base alla vostra fisicità, io direi di metterne 2 da una parte e 2 dall'altra, perché un pannellino solo di una piastrella non è granché. Quindi, in base alla vostra fisicità, dopo aver realizzato una prima piastrella, fatevi 2 conti. Se la mia piastrella è sufficientemente grande, appunto un quarto circa della parte retrostante, va benissimo, quindi ne costruisco 2 e poi le unisco con un giro e creo questi 2 rettangoli di punto Granny, di mattonelle Granny, che poi saranno cuciti. Come saranno cuciti? Io qui l'ho fatto con l'uncinetto, ho cucito, non so se si vede, aspettate che apro così, ho cucito questi pannelli per 3 fino alla terza, diciamo fino alla terza riga con l'uncinetto. Poi ho lasciato l'apertura delle maniche bella ampia, ecco perché appunto poi è conveniente realizzare a palloncino la manica. Ho lasciato appunto aperto qui, in modo che poi andiamo a riprendere i punti, eccolo qua, e a lavorare la nostra manica. E poi ho ripreso in alto la cucitura e ho cucito sul pannello superiore diciamo il pannellino. La stessa cosa ho fatto dall'altro lato. Per quanto riguarda la lavorazione della piastrella Granny, voi potete andare a trovarla direttamente nel mio canale. C'è proprio il tutorial della piastrella Granny. In questo momento quello che mi conviene farvi vedere è come io ne posso realizzare ancora una e farvi vedere come unirle insieme.
Questa è più piccolina perché nel mio maglioncino, nel mio cardigan Bon Ton, ho rifatto anche l'azzurro come bordatura. Adesso in questo momento non ho sufficientemente azzurro, però volevo farvi vedere come le ho unite insieme, almeno da un lato. Diciamo che come lavorazione si lascia a numerose interpretazioni anche per quanto riguarda il colore e quant'altro. Io appunto l'ho chiamata Bon Ton proprio perché ho voluto dare una connotazione più sobria del punto Granny. Proprio per questo ho preferito fare un pannello retrostante molto semplice, cioè utilizzando il Granny classico, un pannello dritto senza nessuna particolarità. Allora, partiamo con la nostra piastrella. Ho fatto un anello magico, mi sono alzata con 3 catenelle, aggiungo 2 maglie alte, poi metto 3 catenelle di separazione, rientro e aggiungo altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 2, 3, ancora devo realizzare i miei 4 gruppetti di maglia alta, 2, 3, tiro un po' il filo, se in caso non ne ho lasciato abbastanza, tiriamo il filo, poi 3, ancora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, chiudo, 3 catenelle, 2 e 3, chiudo qui nella terza catenella delle prime lavorate. Perfetto. Io il centro della mia piastrella Granny l'ho voluto panna. Logicamente l'abbinamento dei colori è soggettivo. A me piaceva appunto questo tono che per certi versi mi ricorda un po' la primavera. Sicuramente lo utilizzerò un po' più in là, perché appunto o utilizziamo poi sotto quei dolcevita lanosi a collo alto che ci danno un po' di comfort. Con la camicia io ho freddo in questo periodo. Partiamo col secondo colore, secondo giro. Come avete visto mentre chiacchieravo, mi sono agganciata nello spigolo e sono salita con 3 catenelle. Qui devo preparare lo spigolo per la mia mattonella. 3 maglie, 1, 2, 3 catenelle, altre 3 maglie, 1, 2, 3, poi metto una catenella di separazione, vado a realizzarmi l'altro spigolino, 1, 2, 3, 1, 2, 3, di nuovo dentro, 3 maglie alte, 2 e 3, catenella di separazione, 3 maglie alte nell'altro spigolo, ok? 1, 2, 3, 3 catenelle e 3 di qua, 2, 3, siamo all'ultimo giro, così vi faccio vedere come realizzare appunto l'unione delle piastrelle. Cerco di essere veloce perché se no vi annoiate, quindi la cosa mi scoccia, non voglio essere tediosa nella spiegazione.
Purtroppo è un diciamo, questo è un lavoro abbastanza complesso, sicuramente un pattern scritto sarebbe stato più efficace, però, preferisco appunto farlo così, video. Se ci sono delle domande, se ci sono dei dubbi sulla lavorazione, scrivete sotto. Passo all'ultimo giro e, vediamo come appunto unire le piastrelline. Ehm, Mi aggancio 3 catenelle, rifaccio lo spigolo, vado ad agganciarmi nel diciamo nel secondo lato della piastrella, così vi faccio vedere. 2, 3 catenelle, altro pezzo dello spigolo, 1, 2, 3 catenella, siamo al terzo, scusate, al centro, 1, 2 e 3 catenella, siamo qui. Adesso possiamo iniziare a ragionare e quindi vedere come agganciare una piastrella all'altra. Sono a metà del mio spigolo, aggiungo una catenella, prendo la mia l'altra piastrella, la metto dalla parte bella, cioè dalla parte davanti, non dal retro, l'appoggio così, tipo a panino, con i due lati belli, diciamo di spalle, con la parte avanti che si vede. Allora, fatta la prima catenella, entro nella solina dell'altra piastrella, mi aggancio con l'uncinetto, tiro e creo una maglia bassissima, una catenella e vado a rifare le 3 maglie. Adesso l'unica cosa, quando io devo agganciarmi negli spigoli, aggiungo la catenella, invece sui lati no, non la metto, vado direttamente nello spazietto dell'altra piastrella, tiro e faccio una maglia bassissima e poi continuo 3 maglie basse qui. A me piace, si potrebbe anche mettere la catenella, ma non ci sta, non va bene. È il modo più compatto per collegarle. Rientro, prendo il filo, tiro e siamo arrivati allo spigolo. Come abbiamo detto, negli angoli della piastrella vado ad aggiungere una catenella per potermi agganciare all'altra. Vado qui, faccio la catenella, cioè maglia bassa, catenella, ecco qua, ho fatto la maglia bassissima, scusate, una catenella e rifaccio le mie 3 maglie alte. Ok, adesso ve la faccio vedere in piano, un attimo che finisco questo. 2 e 3. Come potete vedere, adesso che l'appoggio e ve la faccio vedere, guardate che carina che è, perfettamente perfettamente unita, ok. Le mie 2 piastrelle sono perfettamente unite. Detto questo, guardiamo di nuovo il pezzo, il mio cardigan, perché volevo farvi solo notare una cosa. Nella parte superiore, quando io sono andata a realizzare, a cucire i 2 pannelli davanti, mi sono avanzati appunto un po' di maglie, sono un po' di gruppetti, diciamo che sono qua, questo spazio tripletta, questo spazio tripletta, questo spazio tripletta. Dopodiché ho deciso di bordare, perché vi conviene bordare, cioè in che modo facciamo, ripassiamo tutta l'apertura del nostro maglione con un ulteriore giro a maglia granny.
Io ho utilizzato nuovamente il ciclamino e quindi sono andata a farmi il giro, partendo, potete partire da dove più vi piace, anche da un angolo. Sono partita, partiamo dall'angolo in basso, maglia grenni su la parte avanti, il collo e l'altra parte avanti. Invece nella parte sottostante io sono già partita con che cosa? Il mio punto elastico. Poi ho fatto un ulteriore giro con il verde, sempre per bordare il collo, non lo lasciate così perché è bruttino, quindi vi conviene comunque ripassare con un po' di colore. E infine ho ripassato il tutto con 2 giri di azzurro e continuando l'elastico sotto. Questo è quanto, adesso poi ve lo vedrete nella miniatura, l'effetto su una camicia. Questo è il mio maglioncino, il mio cardigan Granny Bonton, spero che vi piaccia. Se ci sono dei dubbi, mi raccomando, scrivetelo sui commenti, sui miei social, dove volete. Cercherò di essere più esaustiva nelle spiegazioni. Essendo appunto un lavoro molto laborioso, avrei dovuto costruirlo pezzo con pezzo, pezzo per pezzo con voi, però effettivamente all'inizio non sapevo dove volevo andare a parare, quindi ho preferito farlo e poi parlarne con voi. Mi raccomando, se la mia idea vi è piaciuta, fatemi vedere le vostre realizzazioni, Bonton, Cardigan Bonton Granny. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi. Vi auguro una buona giornata, spero che il mio tutorial vi sia piaciuto e mi raccomando, buona creatività a tutti.